Ciao a tutti e benvenuti a Inspire Me, dove intervistiamo i leader di oggi per formare quelli di domani. Io sono Leone e il nostro ospite di oggi è Vittorio Colao. Benvenuto Vittorio. Buongiorno. Vittorio Colao è un dirigente d'azienda e manager italiano con una lunga esperienza nel settore delle telecomunicazioni e del digitale. Laureato in economia aziendale all'Università Bocconi e con un MBA ad Harvard, ha iniziato la sua esperienza lavorativa in McKinsey Company, azienda per cui ha lavorato per 10 anni. Nel 1996 è diventato direttore generale di Omnitel Pronto Italia, nel 99 amministratore delegato di Vodafone Omnitel, occupando posizioni di prestigio nel gruppo, come Regional CEO South Europe, Middle East e Africa, fino alla nomina a CEO Vodafone Group nel 2008. Dal febbraio 2021 all'ottobre 2022 è stato ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale nel governo Draghi, con delega anche alle politiche spaziali. Oggi ricopre incarichi nei consigli di amministrazione di gruppi internazionali, tra cui Verizon, General Atlantic e Back Market. Allora, Vittorio, innanzitutto grazie mille per la tua partecipazione, sono veramente contento e tutto il team di Insparmi è felicissimo di poterti intervistare. Partiamo subito con le domande. Allora, hai ricoperto varie posizioni di dirigenza e di leadership nella tua carriera. Riusciresti a dirmi però, in generale, in che cosa consiste il tuo lavoro e la tua esperienza professionale? Ma innanzitutto grazie per avermi invitato, a me fa molto piacere parlare ai giovani e dico sempre ricordatevi che quello che quelli della mia età dicono è importante per farvi riflettere, ma non deve essere necessariamente un modello, perché cambiano i tempi, cambiano le persone, però per fare riflettere spero di poter essere utili. Ma cosa consiste il lavoro di un manager? Un manager fondamentalmente io penso sia un lavoro molto bello, fondamentalmente deve mettere assieme tre o quattro cose, deve mettere assieme delle grandi decisioni strategiche, facciamo un nuovo prodotto, oppure vendiamo in un nuovo mercato, oppure apriamo un nuovo servizio, lanciamo una nuova app, facciamo una nuova fabbrica, quello che è, con tante micro decisioni invece giornaliere, quasi, come fai i prezzi, quanta gente assumi, quante cose devi fare, con la gestione delle persone, che è la cosa più importante di tutte, perché ovviamente poi nulla succede se non ci sono le persone e a seconda di quanti soldi hanno e da quanto è profittevole, deve anche gestire chiaramente le finanze dell'azienda, quindi essere sicuro che tutto stia bilanciato. Allora io dico che è un lavoro molto bello, ma credetemi, è bello a qualunque livello, cioè è bello se hai 30 persone, è bello se ne hai 30.000, è bello se ne hai 100.000, cioè il bello è mettere assieme le quattro cose, che pensi a dove andrai in futuro, pensi a che cosa dovrai fare praticamente per farlo succedere, chi ti deve aiutare, quindi con chi lavorare e come pagare tutta sta roba. Quindi è bello perché ogni giorno è diverso. E quindi diciamo ci sono diverse sfaccettature in quello che fai e anche magari un po' di imprevedibilità, cioè un po' di non sai cosa aspettarti da quello che può succedere ogni giorno. Imprevedibilità, Sì. senza dubbio, allora è chiaro che quanto più è imprevedibile, tanto peggio diventa, perché ovviamente tutti noi amiamo la prevedibilità, però c'è molta varietà, diciamo che c'è tanta varietà nel fare business, no? Dopodiché ovviamente dipende, all'inizio ce n'è di meno, perché quando sei giovane, insomma, ti danno il computer, devi lavorare, però insomma fai una cosa singola, poi poco a poco ne fai di più, poi cominci a farne anche fuori dalle zone in cui tu ne capisci, quindi devi chiedere e fidarti di altri. E qui viene molto l'aspetto della persona, no? Cioè più uno fa carriera, tra virgolette, più non può sapere lui o lei tutto e quindi deve ovviamente basarsi su quello che altri sanno. E come sappiamo tutti, lo sapete già anche alla vostra età, sapere di chi fidarsi e di chi no non è ovvio. A volte è ovvio, a volte è chiaro, ma altre volte no. E quindi questa diventa poi anche la parte molto bella, perché che sia un fornitore, che sia un cliente, che sia il tuo collega, devi sempre decidere mi fido o non mi fido di quello che mi sta dicendo. Ed è molto bello, obiettivamente. Interessante, interessante. Allora, adesso Vittorio parliamo di
intelligenza artificiale. Tu come esperto di tecnologia sei molto competente in questo ambito e l'intelligenza artificiale è un tema che più che mai è centrale per il futuro dei giovani di oggi. Vorrei sapere quali nuove abilità o mindset diventeranno, secondo te, cruciali per i giovani in un mondo del lavoro che sarà dominato dall'intelligenza artificiale. Guarda, io non voglio fare pubblicità a me stesso, però ho fatto un discorso all'Università di Brescia e ho scritto un articolo sul Corriere che francamente raccomando non di leggere, ma di tenere a mente. Tutti i lavori verranno molto impattati dall'intelligenza artificiale, no? Lavori che potrebbero anche essere completamente sostituiti, quelli più esecutivi, ripetitivi, anche decisionali, ma con decisioni semplici, fino a quelli più complessi, no? Tutti in un modo o nell'altro verranno impattati. Quello che sicuramente però contraddistingue sempre il valore dell'individuo è se lei o lui ha tre cose che io chiamo le tre C, e le tre C saranno sempre più importanti in futuro. La prima C è la creatività, avere la capacità di essere creativo, di pensare le cose non ovvie, che però non può essere basata se non sul critical thinking, quindi la capacità di pensiero critico, di valutare, di analizzare, perché sai, l'intelligenza artificiale sono risposte statisticamente valide. Sapete tutti come funziona, no? L'AI, soprattutto quella generativa, e quindi ti dà delle risposte sulla base di ciò che è successo in passato. Il critical thinking si pone la domanda, ma succederà anche in futuro? Non è che questa deve essere fatta diversa? E quindi la creatività poi viene alimentata. E poi una sana dose, non enorme, sana dose di la terza C, che è quello che in inglese si chiama contrarianism, cioè la capacità di pensare l'opposto, di fare l'avvocato del diavolo. Perché anche questo in un mondo di intelligenza artificiale è molto importante. Ti faccio un esempio semplice. Pensa a un chirurgo che debba fare un'operazione, ovviamente l'AI gli può dire con enorme precisione che in milioni di operazioni precedenti il bisturi bisogna metterlo in un certo modo, anzi magari non lo dice neanche a lui, lo dice a un robot, è il robot che lo mette, no? Però poi a un certo punto, un giorno, una mattina, qualcuno ha un'idea e dice, ma insomma, questa procedura si può fare in maniera diversa, perché non fiamo il rischio di fare, e inventa un nuovo modo di operare un menisco o di operare che ne so, un tendine. La stessa cosa vale sui mercati, no? Uno ti dice, la logica in questo momento dice compra l'oro, compra questo, compra quello, però uno che ha magari un po' di no, contrarianism e critical thinking dice no, ma aspetta, qua stanno succedendo cose nuove che nel passato non c'erano e le devo provare a implementare. Quindi le persone che sapranno esercitare il contrarianism, il critical thinking e la creatività saranno quelle che poi useranno al meglio l'intelligenza artificiale, fanno fare il lavoro brutto e anche avere le raccomandazioni e magari anche 80% delle volte il lavoro sarà fatto dalle AI, ma quel 20 in più, ecco, quello fa la differenza. Certo. E queste persone sono quelle che spiccheranno di più e che avranno più successo, secondo te, nel mondo del lavoro. Guarda, dipende dai lavori, però tendenzialmente sì, perché, o quantomeno che saranno pagati di più, perché adesso faccio un po' il brutale, no? Se uno o una è molto brava a usare uno strumento, ma non fa altro che applicare le raccomandazioni dello strumento, beh, insomma, a meno che non ci voglia una manualità particolare, prima o poi la combinazione di un AI e di una robotica intelligente sostituiranno la persona. Prima o poi, magari fra 30 anni, magari fra 40, ma nella vostra vita, non nella mia, nella vostra, è sicuro che questo succederà. Se invece la persona sa fare quel 20% in più, e veramente io penso che stiamo parlando di quel 20, no? Però è un 20 ad altissimo valore aggiunto, no? Stessa cosa, pensa a un giudice, un avvocato, sì, non so voi ragazzi cosa volete fare adesso, ma qualunque professione, è chiaro che il 70, l'80% dei contratti saranno standard, saranno analizzati dalle AI, modificati dalle AI e probabilmente l'80-80% delle volte andrà bene. Poi ci sarà la volta in cui uno dice aspetta, ma se qua provassimo, oppure un giudice che dirà sì, normalmente questo porta a questo verdetto, però questa volta c'è un elemento nuovo. Ecco, quelli saranno quelli che verranno notati e faranno storia.
certo, certo. Quindi Ora, leggete tanto, parlatevi tra di voi e non accettate nulla come verità assoluta. ehm, vorrei tornare un po' indietro nel tempo adesso e tornare ehm, alla scuola, alla tua educazione, alla Bocconi, all'MBA ad Harvard, ma anche al liceo. Ti vorrei chiedere che influenza ha avuto il liceo e l'università sul tuo successo lavorativo e personale e come hai fatto a scegliere questo tuo percorso universitario. Ma direi altissima, guarda, io ci aggiungo anche una quarta cosa che non hai citato, è un po' poco di moda, che è la scuola militare, perché io ho fatto Mhm, anche il militare, era obbligatorio ai miei tempi, e la scuola militare che ho fatto da ufficiale, anche quella ha avuto molta importanza. Ma te le dico in sequenza. Allora, il liceo è veramente stata una grandissima palestra per me. Cioè io al liceo ho addestrato i muscoli dell'apprendimento, ho imparato il greco antico, ho imparato il latino, mai più usato nella mia vita, ma non importa, cioè è stata una palestra e devo dire molto importante per me, perché mi ha mhm, proprio fatto capire che potevo imparare tanto e anche cose difficili. L'università, la Bocconi, è stata ottima perché ti dà le basi, quindi i fondamenti del business, ma varrebbe lo stesso se avessi fatto fisica o se avessi fatto, che ne so, matematica o geologia o medicina, no? Cioè, il liceo è la palestra, l'università impara i fondamenti, l'MBA è diverso perché è un'università, ma è un'esperienza di gruppo. Ho imparato veramente a discutere, appunto, a fare quelle cose che dicevo prima, il critical thinking, il contrarianism. mhm, Al master ho imparato non è tanto quello che impari, è come impari poi a processarlo, che è importante. Quindi molto il processing più che l'apprendimento secco. E la scuola militare per me è stata una grande scuola di leadership. Ho capito che tutti noi possiamo essere leader nel momento buono, nelle condizioni buone. Tutti possono essere leader. Allora, non tutti possono essere leader sempre. Questo è molto importante che ve lo ricordiate, ragazzi, perché io ho fatto la scuola militare negli Alpini. Ecco, io non ero particolarmente bravo in certe situazioni, ma ero piuttosto bravo in altre. Ma c'erano altri che erano molto bravi. Siccome lì bisogna andare tutti assieme, bisogna arrivare tutti assieme in cima in un ambiente ostile perché fa freddo, c'è neve, c'è vento, eccetera, e poi bisogna tortare giù tutti assieme sani. Ecco, allora lì capisci che anche quello che magari non ha molto senso di orientamento, però ha le spalle larghe e può portare la barella o il bazooka sulle spalle, beh, quello aiuta perché si porta la piastra del mortaio, porta peso. Quell'altro che è bravo con la mappa invece ti dice dove andare. Il terzo che è bravo a arrampicare, a scegliere la strada migliore, ti dice che, cioè, la leadership si esercita in tanti modi e ognuno ha il suo momento e il suo ruolo. E quella è stata una grande scuola. Quindi direi queste quattro cose. Al liceo ho esercitato il muscolo dell'apprendimento, all'università ho avuto i fondamentali, al master ho avuto il processing e alla scuola militare, che pure è durata solo 6 mesi, però insomma un bel esercizio di leadership. E concludendo, qual è stato, cioè, concludendo, ti vorrei chiedere un consiglio, oltre a quelli che ci hai già dato, per i ragazzi che stanno adesso decidendo quale scelta di carriera intraprendere e come indirizzare il proprio futuro. Allora, è una domanda difficile perché ovviamente cioè, ognuno è. Io quello che dico a tutti è dovete cercare due cose, ma col peso giusto. E il peso deve essere qualcosa che, diciamo, due terzi, 66%, vi piace. Cioè è durissimo andare a studiare qualcosa che non ti piace o per il quale non hai passione. È durissimo iniziare un lavoro che non ti piace e non hai passione, ma soprattutto aver passione, perché contrariamente a quello che vi dicono quei cattivi maestri, bisogna farsi il mazzo nella vita, bisogna lavorare duro, tante ore di lavoro, c'è la famosa regola che si diventa bravi a fare una cosa con 10.000 ore, questa è una regola Sì, di sì. Bill Gates, che dice che vale per il computer, vale per gli atleti, vale per quando hai fatto 10.000 ore di una roba, sei bravo.
è terribile fare per 10.000 ore una roba che non ti piace. Quindi, primo, deve essere qualcosa che veramente ce l'avete nel cuore, per il quale c'è una passione. E poi un terzo, obiettivamente, invece, è scegliere una strada anche. Quindi io non amo parlare di carriera, parlo di strade. Cioè scegliere una strada che ti piace e che ti possa portare dove vuoi andare. Allora, se poi per qualcuno è importante, che ne so, salvare il mondo, benissimo, scegli la strada che ti porta a salvare il mondo. Se qualcuno è importante avere una bella vita di affetti, di famiglia, eccetera, scegli una strada che ti porta lì. Però è due terzi un terzo, bisogna stare attenti a non fare il contrario, perché se fai due terzi il cosa cerco e un terzo quello che mi piace, ho trovato gente che ha scelto delle strade perché pensavano magari di guadagnare, oppure di fare il mestiere che faceva il papà, la mamma, oppure che ne so io, però poi si sono trovati a fare una roba che non gli piaceva. Quindi due terzi passione, un terzo meta di vita o traguardo di vita. E poi lo potete cambiare perché se i due terzi sono giusti, anche se il terzo è sbagliato, puoi sempre andare da un'altra parte, no? Certo, Però ti piace sempre. certo. Allora ti ringrazio veramente tanto, Vittorio, per questa bellissima intervista, per questi ottimi consigli e veramente grazie mille per aver partecipato e spero di vederci molto presto. In bocca al lupo a tutti e tutte. Grazie.